Innanzitutto, personalmente, io più che dire che ci sono persone tossiche, ci sono comportamenti tossici, ci sono azioni tossici, ci sono pensieri tossici, ci sono scelte tossiche che ci sono. A me personalmente non riesco a mettere l'etichetta a una persona che è una persona tossica, è una persona negativa, è una persona che ha dei comportamenti tossici, è una persona che ha delle attitudini tossiche, che sono difficili da affrontare, da relazionare, delle attitudini, dei comportamenti negativi, però non è che la persona è quello, no? Quando noi ci troviamo dinanzi a qualcuno che sta avendo dei comportamenti aggressivi, violenti, cosiddetti negativi, o se utilizziamo questo termine più moderno, tossici, cosa possiamo fare? Ci sono 3 passaggi. Okay? Il primo passaggio viene spesso ripetuto in certi insegnamenti come l'Amrim, nella quale viene detto evitare le amicizie fuorvianti. Questo vuol dire che noi siamo influenzabili dalle altre persone. La presenza con le persone con cui ci troviamo, le loro parole, le loro azioni, in ogni aspetto ci influenzano. E perciò, quando noi riconosciamo che una relazione con un'altra persona ci allontana dal percorso di vita che noi vogliamo fare, in altre parole, quando il relazionarmi con un'altra persona aumenta la mia rabbia, la mia invidia, la mia paura, la mia insicurezza, la mia insoddisfazione, ossia la parte dei cosiddetti veleni mentali, le emozioni distruttive aumentano nel relazionarmi con una certa situazione, eccetera, eccetera. Primo passaggio che uno deve fare è creare distanza. Il creare distanza non è la soluzione ultima, ma è un primo passo nel quale uno riconosce le proprie debolezze, la propria fragilità. Perciò io lì dove è possibile, perché ci sono certe situazioni dove la distanza fisica non è possibile, lì dove è possibile uno comincia creando distanza. La distanza può essere non totale, può cominciare con un po' di tempo, non essere così con tanta frequenza in quella situazione, fino ad arrivare che è possibile anche avere una distanza interiore. Uno non dà più quello stesso valore, non dà più quella stessa importanza, comincia a creare una certa indifferenza dinanzi a quella persona o a quella situazione. Il primo passaggio è comunque creare distanza, fisica, mentale, emozionale. Perché anche se c'è la distanza fisica ma non c'è la distanza mentale, emozionale, certe volte uno continua a essere influenzato quasi che nello stesso modo. Una volta che c'è la distanza, il secondo passaggio è quello di vedere che quando io sono davanti all'altro, l'altro in qualche modo va a toccare degli aspetti miei, va a toccare le mie ferite, va a toccare delle mie caratteristiche che si manifestano nel momento presente e che io sto male. Quindi non sono più una vittima, ma sono invece il creatore della mia esistenza, della mia esperienza, e tramite l'altro è una condizione tramite la quale le mie caratteristiche si manifestano, tramite il quale le mie ferite vengono a gala. Non è chi ha creato le mie ferite, è tramite quelle condizioni che si stanno manifestando. Io parlo del momento presente. In passato ho vissuto certe situazioni in un certo modo che oggi le situazioni che vivo fanno venire a gala quello. E quindi il secondo passaggio è fare un processo personale, individuale, nella quale non c'entra più tanto quello che l'altro fa, quello che l'altro dice o come l'altro si comporta. C'entra principalmente come io lo vivo. E questo è un passaggio fondamentale, perché anche se noi creiamo distanza, però non andiamo a fare il nostro passaggio di sviluppare le nostre qualità, di capire quali sono i nostri processi interni che ci portano a vivere con sofferenza quello, può sembrare strano di dirlo, ma la nostra tendenza è che scappiamo da una situazione tossica e finiamo in un'altra.
perché la nostra tendenza è quella di andare a vivere e, tra virgolette, creare situazioni che vanno a toccare i punti interni nostri non risolti. Per questo, quando siamo in una situazione fortemente difficile, conflittuosa, cosiddetta tossica, prima di tutto creiamo una distanza, ma quello è solo per darci un po' di aria di respiro. Però dobbiamo fare un processo nostro interno di autoconsapevolezza, di sviluppare quella parte nostra che ci permette di star bene dinanzi a quella situazione. L'obiettivo è poter essere davanti all'altro senza stare più male. L'obiettivo è poter ricordare ciò che è avvenuto senza soffrire. L'obiettivo è poter stare davanti alla persona senza stare in uno stato di sofferenza e di malessere. Questo è dove dobbiamo arrivare. L'obiettivo è essere davanti a una persona che ha dei comportamenti tossici senza lasciarsi intossicare. Perché quando noi ci intossichiamo è perché c'è qualcosa dentro di noi che ci permette di intossicarci. Ok? Non è la colpa dell'altro quello che stiamo vivendo nel momento presente. L'altro fa parte di questa interazione. È per questo che va mantenuta una certa distanza. In questo passaggio, la prima cosa, dopo aver creato distanza fisica, la seconda cosa è quando noi vediamo certe emozioni che vengono come una reazione a queste situazioni, dobbiamo cercare di non bloccare quell'emozione e non seguirla. Mantenere una certa indifferenza, che vuol dire non entrare in un dialogo di giustificazione, non entrare in un dialogo di vittimizzazione dove io vado a giustificare perché sto sentendo quello, perché sto sentendo quell'altro, perché è colpa di questo, perché è successo questo, ma lui non dovrebbe, ma lei non avrebbe voluto. Non entriamo in quello, semplicemente ci accogliamo, sappiamo che viviamo in questa realtà, che noi siamo influenzati da uno e dall'altro, che è normale quello che accade, però che quell'emozione non ho bisogno. Quindi sorge, così come viene, la lascio passare perché mi ricordo che è impermanente, quindi non mi aggrappo a quell'emozione, non entro in un dialogo con quello. Il terzo passaggio invece, che va fatto dopo, con calma, è quello nel quale uno riesce a non lasciarsi trascinare da un'emozione negativa dinanzi a quella situazione, che sia la memoria della situazione, che sia la situazione stessa, e invece va a generare un'attitudine positiva, virtuosa, cerca di cambiare attitudine dinanzi alla stessa situazione. Quindi io passo da una reazione negativa a un'attitudine di neutralità per successivamente poter sviluppare un'attitudine positiva dinanzi a quella stessa situazione. Ok? E l'obiettivo finale è poter essere in una situazione simile senza dover più lasciarsi intossicare. Ok? Perciò l'obiettivo non è proteggersi da tutte persone e situazioni tossiche. L'obiettivo è avere una propria stabilità nella quale uno non si intossica più, non importa dove e con chi si trova.